Vediamo come creare in Word un indice automatico basandosi unicamente su quello che già abbiamo scritto. Per fare questo video mi sono appoggiato su un documento, su un elaborato che esiste già e andremo a modificare proprio questo, cioè andremo a creare un indice di questo documento, di questa tesina nello specifico. Il primo passo da fare è quello di scegliere uno stile per i nostri capitoli. In che senso? Ora ingrandisco un po' questa pagina e vedo che il titolo Introduzione sull'Expo voglio che venga evidenziato maggiormente, quindi scelgo che i miei titoli abbiano questo aspetto, quindi lo personalizzo, li voglio ad esempio rossi, corpo 22 e uso il font Algerian. La parola stile si riferisce all'elenco di stili che Word ci mette a disposizione qua sopra, ma visto che non stiamo usando nessuno di quelli preimpostati, dobbiamo aggiungere il nostro personalizzato. Quindi clicchiamo su questa freccettina verso il basso e scegliamo Crea stile. A questo punto lui ci presenta già l'anteprima dello stile che abbiamo creato e gli assegniamo un nome, lo chiamiamo Philip. Ok. Una volta che abbiamo cliccato su OK, abbiamo creato un nuovo stile per i nostri capitoli della tesina. Tutto quello che dobbiamo fare è andare ad applicarlo a tutti i capitoli seguenti. Quindi qua ho applicato lo stile a tutti i capitoli che erano presenti nella mia tesina e voglio sottolineare una cosa, questo lavoro può essere fatto anche al termine della tesina, cioè una volta che noi abbiamo finito tutto, esattamente come ho fatto ora, visualizzo magari un pochino più da distante, come sto facendovi vedere in questo momento, ecco mi è scappato l'indice, facciamolo anche con lui, lo visualizzo un pochino più da distante e vado a selezionarli. Qui ce n'è un altro che in realtà non è un capitolo, ma si tratta di un paragrafo. Applico anche lui un altro stile. Nel suo caso scelgo il titolo 2, scelgo uno di quelli preimpostati da Word. Ora io mi posiziono dove voglio che il mio indice compaia e scelgo riferimenti, sommario, sommario personalizzato. A questo punto Word ci dà la possibilità di scegliere diverse impostazioni per il nostro sommario e scelgo le opzioni. Allora, qua bisogna stare attenti, questo è molto particolare. Come vedete qui è presente l'elenco di tutti gli stili che sono presenti sul nostro Word. Quindi noi dovremo scegliere Philip, eccolo qua, Philip, e ci scrivo l'1 a fianco. L'1 che cosa significa? È il livello di importanza, per così dire, del nostro indice. Allora, i titoli sono livello 1, quindi più importanti, mentre invece titolo 2, cioè i nostri paragrafi, sarà il livello 2. Ok. Per far capire, ecco qua che ci fa vedere l'anteprima, vedete i titoli compariranno all'inizio della riga e invece i paragrafi si saranno indentati, saranno leggermente più all'interno. Quando io ho finito do l'ok e in automatico si è generato l'indice che mi riporta anche già tutti i numeri di pagina. Come vedete è indentato, cioè leggermente più all'interno il paragrafo introduzione tesina e per il resto invece si è generato in automatico. Faccio notare una cosa. Osserviamo che introduzione tesina inizia alla pagina 3. Se io per qualsiasi motivo allungassi questo testo, quindi per comodità faccio un enorme copia e incolla, sarà sufficiente ora aggiornare l'indice. Vedete? C'è scritto aggiorna sommario qui in alto, si può ottenere anche cliccando col destro. C'è aggiorna, scelgo di aggiornare l'intero sommario e notate per favore introduzione tesina che era a pagina 3, quando io aggiorno in automatico mi aggiorna tutti i numeri di pagina. Capite quindi che utilizzando questo metodo diventa molto semplice creare un sommario che sia elegante ma soprattutto che sia ordinato. Spesso diventa difficile avere questo risultato facendolo manualmente, in questo modo è automatica la creazione e in più basta aggiornare il secondo prima di mandare in stampa il nostro elaborato per essere sicuri che anche il sommario abbia tutti i numeri di pagina correttamente indicati.